Ma quante volte al giorno vi capita di dover ricaricare i vostri dispositivi? Batterie sempre più grandi che però durano sempre di meno. Parliamo di tablet, smartphone, i vostri auricolari, il vostro PC e naturalmente per caricare questi dispositivi abbiamo bisogno del caricabatterie e del cavo. Adesso, quanti di voi hanno un cavo così ordinato e così preciso? Nel mio caso, questo è il cavo che utilizzo tutti i giorni, più volte al giorno e sta sulla mia scrivania in questo stato. Non lo voglio neanche arrotolare perché vado di fretta e non mi va ogni volta di stare ad arrotolare e srotolare il cavo. Se sono invece nella mia fase precisa, questo è il cavo della fase precisa, quindi è arrotolato e stretto da questa fascetta metallica, ma sinceramente ogni volta che lo guardo mi passa la fantasia di utilizzarlo. E infine c'è il terzo cavo, originale Apple e viene dato con l'iPhone 15 Pro, cavo sempre dal mio punto di vista troppo corto perché se lo vado a collegare all'alimentatore, alla presa bassa, per utilizzare il telefono devo stare piegato. Comunque, sono nella fase precisa e vado di corsa, lo arrotolo intorno alle mie dita, in questo modo, un paio di giri se riesco, ed ecco il cavo, diciamo, sistemato. Ma basta veramente poco per andare a rovinare questa opera d'arte. Oggi parliamo di cavi per andare a collegare, a ricaricare i nostri dispositivi, ma non di cavi tradizionali, ma di cavi magnetici. Eccolo qui, questo è il primo cavo. Innanzitutto è lungo 1,5 m, quindi questo mi permette di andarlo ad utilizzare anche alla presa bassa e non devo stare curvo, ma posso stare bello dritto per utilizzare il mio telefono. Andiamo ad arrotolarlo, come abbiamo fatto prima, intorno alle mie dita, in questo modo. Cavo stabile, cavo che non si va a srotolare, cavo che rimane molto molto stabile. Questo significa cavo magnetico. È rivestito di un materiale magnetico, quindi tornerà sempre al posto. Vi faccio vedere che se lo passo sopra a delle cose in ferro. Qui abbiamo bulloni e viti e anche una brugola. Guardate come vengono attratti i materiali in ferro. Salve amici e bentornati sul canale Charlie. Come avete ben capito, oggi parliamo di cavi per andare a collegare, ricaricare i vostri dispositivi. Questi sono i due cavi che io ho testato, ve li faccio vedere. Questo già lo conoscete, ancora attaccate varie brugole, bulloni e viti, e questo è il secondo cavo. In questo caso è piatto, non è a corda, ma il funzionamento è sempre quello. Basta lasciarlo e come potete ben vedere lui torna a posto. Caratteristiche principali direttamente dalle scatole, partiamo subito dal cavo a corda. Innanzitutto questi cavi vengono venduti da Magtime, questo è un cavo USB tipo C, USB tipo C, perché io ho un iPhone 15 e adotta questo standard, ma diciamo che ormai tutti i dispositivi stanno andando verso questo standard. Allora, potenza di ricarica massimo 100 watt, velocità di trasmissione 20 GB per secondo, e devo dire che sono veramente tanti, cavo magnetico. Se giriamo la confezione, vediamo che questo cavo è lungo 1,5 m, possiamo vedere che supporta fino a 30 kg di trazione, quindi insomma supporta anche molto peso. Adesso passiamo al cavo piatto, quello un pochettino più piccolo, sempre da scatola vediamo che ha una potenza di ricarica di 60 watt, colore blu, quindi ci sono diversi colori, lunghezza 1,5 m, e qui abbiamo tutti quanti gli standard che possiamo scegliere. Naturalmente nella descrizione del video vi lascio il link per andarli a vedere tutti quanti. Perché mi piacciono questi cavi? Innanzitutto sono belli da vedere, sono molto molto pratici, abbiamo visto che effettivamente riordinarli è un attimo, quindi pratici, belli da vedere, facili da trasportare. Questo piatto veramente
entra in una tasca con molta comodità. Io in questi giorni li sto testando sia per quanto riguarda la trasmissione dati, quindi li ho collegati ad un hard disk, sia per un normale utilizzo, quindi per ricaricare vari dispositivi. Devo dire che si comportano veramente molto bene. Questo piatto è molto utile anche in macchina, perché non avere il filo a penzoloni avvolto intorno al cambio, ma avere questo cavo così racchiuso, la trovo una cosa molto comoda. Amici, questo brevissimo video termina qui. Consiglio assolutamente questi cavi. Spero che questo standard venga adottato da tutti quanti i produttori anche di smartphone, invece di avere un cavo originale che adesso a vederlo mi fa ridere. Sarebbe molto meglio avere una cosa del genere. Come sempre, se avete delle domande lasciatele nei commenti. Ci vediamo al prossimo video. A presto, Flavio.